Ciao a tutti e bentornati su Speziata. Oggi vi mostro come cuocere i legumi secchi. Vedremo quelli più comuni, più utilizzati in Italia come ceci, fagioli e lenticchie. Da sempre considerate cibo dei poveri, le leguminose sono ricche di proteine anche se di basso valore biologico. Ma abbinate cereali possono costituire tranquillamente un piatto completo, come ad esempio la pasta e fagioli, riso e lenticchie o una pasta con i ceci. In ambito gastronomico li troviamo e li utilizziamo freschi, surgelati, già cotti in scatola oppure secchi. Il vantaggio di utilizzare i legumi secchi è sia di natura economica, in quanto sono meno costosi, che di natura qualitativa, in quanto una volta cotti somigliano molto al prodotto fresco. Inoltre occupano poco spazio in dispensa e sono sempre disponibili. Richiedono però alcuni accorgimenti, come potrebbero essere l'ammollo in acqua fredda per diverse ore e cotture prolungate. Per alcune varietà di legumi come le lenticchie o alcune tipologie di fagioli tipo il fagiolo bianco del purgatorio, ma anche i cannellini, purché non siano troppo vecchi, non è necessario l'ammollo in acqua, in quanto sono di piccole dimensioni e hanno una buccia piuttosto sottile. Quindi li mettiamo in una casseruola con abbondante acqua fredda e li cuociamo a fiamma moderata, ovviamente dopo averle lavate. Nel caso in cui ci trovassimo di fronte a dei legumi troppo vecchi è consigliabile un breve ammollo in acqua di circa un'ora. Per legumi vecchi si intende dei legumi che hanno passato l'anno dalla data della raccolta. Per altri legumi come ceci e alcune varietà di fagioli tipo i borlotti è necessario l'ammollo in acqua fredda per circa 12 ore. Per alcune varietà di ceci potrebbe essere necessario prolungare i tempi di ammollo. È importante che l'acqua sia abbondante, in quanto durante l'ammollo i legumi si gonfiano, raddoppiano il loro peso e triplicano il loro volume. Trascorso il tempo di ammollo, i legumi risulteranno belli gonfi. Possiamo notare la differenza confrontandoli con quelli secchi. A questo punto possiamo procedere con la cottura. Laviamo bene i legumi risciacquandoli più volte sotto l'acqua fredda. Mettiamo i legumi, in questo caso i fagioli, in una pentola, li copriamo con abbondante acqua fredda e portiamo a bollore. La quantità d'acqua dovrà essere all'incirca il triplo del volume dei fagioli. Appena raggiunta l'ebollizione abbassiamo la fiamma, che d'ora in poi dovrà essere molto moderata. L'ebollizione dovrà essere appena percepibile. Eliminiamo la schiuma che si è formata in superficie e volendo potremmo aromatizzare aggiungendo una foglia di alloro e uno spicchio d'aglio, oppure in base alla preparazione anche della carota e una costa di sedano. Quindi proseguiamo la cottura per circa 2 ore e mezzo, 3 ore. Durante questo tempo non bisognerà mescolare i legumi per non rovinarli ed è importante non aggiungere il sale perché indurisce la buccia e ne compromette la cottura. Se vogliamo accelerare i tempi possiamo tranquillamente cuocere i legumi nella pentola a pressione. In questo caso saranno sufficienti 30-40 minuti di cottura. Sarà però necessario diminuire la quantità d'acqua. C'è da dire che i risultati migliori si ottengono utilizzando la tradizionale pentola in terracotta, che distribuisce il calore in maniera più uniforme e più moderata. È però necessario dotarsi di uno spargifiamma se la adoperiamo sui fornelli. Meglio sarebbe usarla sulla stufa a legna o sulle braci come facevano le nostre nonne. Una volta che i legumi saranno cotti aggiungiamo il sale, mescoliamo, lasciamo insaporire per circa un minuto e spegniamo. Solitamente quando si utilizzano legumi un po' vecchi, quindi duri da cuocere, è consueto aggiungere un pizzico di bicarbonato durante la cottura. È una pratica che in realtà mi sento di sconsigliare poiché rovina la struttura del legume e allo stesso tempo ne modifica il gusto. In questo caso sarebbe consigliabile sostituire il bicarbonato con dell'acqua oligominerale che, in quanto povera di sali minerali, facilita la cottura dei legumi. Una volta pronti possiamo utilizzare i legumi nelle più svariate preparazioni. Possiamo anche conservarli in frigorifero per 2 o 3 giorni chiusi in contenitori ermetici oppure in congelatore in appositi contenitori coperti però con la loro acqua di cottura. Grazie a tutti per la vostra attenzione, seguite i miei prossimi video e vi mostrerò diverse ricette su come utilizzare al meglio i legumi già cotti. Ciao a tutti e alla prossima!